Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come accennato la volta scorsa, dopo aver fatto Maria, adesso faremo Giuseppe. Nel primo video ho mostrato come fare il corpo di Giuseppe con le proprie braccia e lo stesso procedimento andava fatto per Maria. Adesso invece in questo video per la seconda parte di Giuseppe ciò che faremo insieme, a parte i dettagli del volto di Giuseppe, faremo il copricapo, la fascia che ha intorno al suo copricapo e uniremo tutti i pezzi insieme. Quindi questo sarà ciò che faremo insieme oggi. Prima ragazzi di continuare con questo tutorial, come sempre ragazzi vi ricordo che siete in tanti a guardare i miei video, soprattutto i ragazzi non iscritti al mio canale. Vi invito nuovamente come sempre a iscrivervi al mio canale per supportarmi e spero che questi video che faccio vi piacciono. Ovviamente ragazzi, se volete qualche richiesta in particolare, specialmente per questo periodo natalizio, non dovete fare altro che scriverlo sotto qui nei commenti ed io sarò onorata di poter fare un video su vostra richiesta. Tutte le dimensioni dell'uncinetto che andrò a usare saranno tutte scritte qui sotto in descrizione. Ovviamente che colore userò per per la seconda parte di Giuseppe. Per il copricapo potrò usare un marrone chiaro o un nero a vostra scelta. Io in questo caso userò un marrone chiaro o marrone scuro, scusatemi. Per la fascia attorno al copricapo userò un beige, quello stesso colore che abbiamo usato per il vestito, e userò del nero per i baffi da fare nei dettagli per il viso. Ovviamente del filo di cotone per fare la bocca e le sopracciglia. Ovviamente avremo degli occhi che abbiamo usato per Maria e quant'altro, e ovviamente un marcapunti e delle forbici. Adesso vi lascio al tutorial. Iniziamo dal marrone scuro e faremo il nostro anello magico. I primi 6 giri di questo copricapo saranno come abbiamo fatto inizialmente per la testa del nostro Giuseppe, quindi sarà lo stesso procedimento. Avremo un primo giro, ovvero nell'anello magico abbiamo le nostre 6 maglie basse, quindi come sempre posizionerò il mio marcapunti e poi proseguo nel secondo giro. Il secondo giro ragazzi farò un giro di tutti aumenti, quindi alla fine di questo giro avrò 12 maglie basse. Dopo aver finito il primo giro ragazzi procediamo col secondo giro e faremo nel secondo giro una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro fino ad arrivare al nostro marcapunti con 18 maglie basse. Ci vediamo alla fine del giro. Una volta arrivati a marcapunti con 18 maglie basse, adesso procediamo sempre con un quarto giro su 2 maglie basse. Faremo 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti con 24 maglie basse. Quindi ci vediamo alla fine del nostro quarto giro. Una volta arrivate a 24 maglie basse procediamo con il quinto giro con 3 maglie basse, 1 2 e 3, e nella quarta farò un aumento. Alla fine di questo giro dovremo avere al nostro marcapunti 30 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti. Una volta arrivati a fine giro con 30 maglie basse, adesso faremo l'ultimo giro di aumenti, faremo il stesso giro. Dovremo fare a questo punto 4 maglie basse ed un aumento, però quando arrivo a questo punto e la mia forma inizia a prendere una forma esagonale, per evitare che sia una forma esagonale e far sì che abbia una forma a cerchio, io farò, invece di 4 maglie basse e un aumento, dividerò facendo 2 maglie basse, un aumento e 2 maglie basse. Quindi farò 2 maglie basse, un aumento e 2 maglie basse per tutto il giro fino ad avere 36 maglie basse al nostro marcapunti. Ci vediamo una volta raggiunti il nostro marcapunti. Eccoci qua ragazzi, una volta fatto l'ultimo giro e abbiamo 36 maglie basse, adesso faremo
2 giri su 36 maglie basse. Quindi ci vediamo qui una volta che abbiamo fatto il secondo giro. Una volta fatti i nostri 2 giri su 36 maglie basse, adesso lavoreremo solo 24 maglie basse. Andremo a fare 24 maglie basse e 24. Una volta fatte le nostre 24 maglie basse, farò una catenella aggiuntiva e adesso ragazzi, dal giro nono al giro 12esimo, quindi per un totale di 4 giri, lavorerò solo su 24 maglie basse, quindi farò 24 maglie basse per 4 giri. Ci vediamo alla fine di questi 4 giri. Allora, una volta fatti i nostri 4 giri su 24 maglie basse, adesso faremo come aveva fatto per Maria. All'inizio e alla fine del giro avremo degli aumenti e centrale invece avremo delle maglie basse. Quindi io farò una catenella aggiuntiva, giro il lavoro e inizierò facendo un aumento iniziale. Poi successivamente farò solo delle catenelle, delle maglie basse, scusate, farò delle maglie basse fino ad arrivare all'ultima maglia bassa dove farò un aumento. Una volta arrivati all'ultima maglia faremo un aumento. Ragazzi, a fine di questo giro dovremo avere 26 maglie basse. Adesso ciò che faremo nel giro successivo è fare 2 giri su 26 maglie basse, quindi ci vediamo qui alla fine del secondo giro. Eccoci qua, una volta fatti i nostri 2 giri su 26 maglie, ragazzi, continuiamo con le nostre aumenti. I nostri aumenti saranno sempre così, uno iniziale e l'altro alla fine del giro, e centrale avremo solo le maglie basse. Facendo questi due aumenti, iniziale e finale, per questo giro, a fine di questo giro dovremo avere 28 maglie basse, quindi procediamo fino alla penultima maglia bassa, dove poi faremo un aumento nella successiva. Ed eccoci arrivati nell'ultima, avremo un aumento e alla fine giro ho 28 maglie basse. Adesso ragazzi farò 2 giri su 28 maglie basse e ci vediamo qui alla fine del secondo giro. Eccoci qua ragazzi, una volta fatti 2 giri su 28 maglie basse, proseguiamo ancora un giro di aumenti. Avremo aumento iniziale e finale, quindi avremo a fine giro 30 maglie basse. Quindi ci vediamo alla fine del giro quando avremo fatto l'aumento anche nell'ultima maglia. Quindi eccoci qua ragazzi, una volta fatto l'aumento iniziale e finale, adesso ciò che faremo è fare 2 giri su 30 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine del secondo giro. Eccoci qua ragazzi, una volta finiti i 2 giri su 30 maglie basse, adesso io farò un giro di maglie basse intorno al mio lavoro, come ho fatto con Maria. Solo ricordatevi che negli angoli, i rispettivi angoli che incontreremo durante il lavoro delle maglie basse intorno, dovremo fare nell'angolo 2 maglie basse. Quindi adesso io lavorerò per tutto il contorno del mio copricapo e ci vediamo alla fine del lavoro. Una volta fatto il copricapo ragazzi, io a questo punto ciò che dovrò fare è unire tutti i pezzi al mio corpo, così che una volta unito tutti i pezzi al mio corpo farò il restante dei dettagli, ovvero farò i dettagli sul viso, tra cui occhi, bocca e barba, e metterò la fascia attorno al copricapo. Ci vediamo a fine lavoro una volta che tutti i pezzi saranno uniti al corpo. Eccoci qua ragazzi, una volta aggiunto con del filo nero la bocca, gli occhi e delle sopracciglia, adesso ho incollato il copricapo, adesso con voi, come ho già detto prima, con il colore arancino più chiaro farò la fascia che va fissata intorno al copricapo. Ovviamente la fascia dipende dalla grandezza del nostro capo. Io proverò a fare 80 catenelle e dopo aver fatto 80 catenelle farò delle maglie bassissime per tutte 80 per le 80 catenelle fatte. Quindi facciamo insieme questa catenella e facciamo poi delle maglie bassissime. Ecco qua, farò insieme a voi 80 catenelle e farò la prova se gira tutto intorno al capo con 80 catenelle. Ci vediamo alla fine quando avrò raggiunto 80 catenelle. Una volta fatta la mia catenella, prima di farci le maglie bassissime io farò la prova se va bene ed ovviamente farò doppio giro
quindi sì, 80 catenelle per le misure ovviamente del Giuseppe che ho fatto io. Ovviamente vi lascio tutte voi le misure in descrizione. 80 catenelle vanno bene. Quindi adesso io cosa farò? Su 80 catenelle lavorerò delle maglie bassissime, quindi lavorerò delle maglie bassissime fino alla fine della mia catenella e poi dopo incollerò facendo un doppio giro al copricapo di Giuseppe. Ci vediamo a fine lavoro. Eccoci qui ragazzi, il nostro Giuseppe è quasi finito. Ciò che ci occorre adesso è fare la barba del nostro Giuseppe. Come vi ho detto prima, io utilizzerò il cotone o la lana nera. Vediamo come procedere per la barba. Partiremo con un nodino iniziale e faremo una catenella di 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e una aggiuntiva. Adesso ragazzi cosa farò? Farò 4 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse ed un aumento, quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Ciò che vi consiglio di fare è disegnare gli aumenti che faremo centrali, poi vi spiegherò il motivo. Una volta arrivata alla fine dell'altra parte della catella, taglio il filo, aggiungo una catenella e ci vediamo dove abbiamo posizionato i nostri marcapunti nei aumenti centrali. Praticamente ragazzi, dove sono stati fatti gli aumenti centrali, cosa farò adesso? Farò una catenella di 2, farò poi a sua volta una catenella qui fino ad unirla a quest'altra per poter fare i baffi della barba. Ok, quindi aggiungiamo qui il nostro filo nero, facciamo delle catenelle fino a poi collegare la nostra catenella all'altra parte della barba. Eccoci qua ragazzi, una volta aggiunto il filo nella prima parte dove abbiamo fatto il aumento, farò 10 catenelle, taglierò il filo e aggiungerò questa catenella dall'altra parte del nostro aumento. Ci vediamo a fine lavoro. Ed eccoci qua ragazzi, una volta che ho incollato la mia barba con i baffetti al viso di Giuseppe, il mio lavoro è finito. Spero che questo tutorial ragazzi vi sia piaciuto. Ovviamente ciò che manca a Giuseppe, io aggiungerò un piccolo bastoncino qui di legno per Giuseppe e il nostro Giuseppe è finito. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao e al prossimo video.